Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 5. Siamo arrivati al fondo, stiamo parlando di punta e maschera. Quindi vi invito a leggere con me pagina 97, decodificazione pratica per l'allievo. A livello percettivo e di sensazione la punta è la percezione del suono direzionato nel palato duro ed in maschera. La tipica forma a volta del palato duro fa sì che il suono si arricchisca di armonici di frequenza medio-acuta. Una successiva attivazione della maschera, nello specifico l'utilizzo degli zigomatici, schiariranno ulteriormente il suono e faranno sì che esso si propaghi e risulti meglio direzionato fuori da sé in avanti ed in alto, registro di testa oppure cry per quanto riguarda il voicecraft. Pertanto la classica posizione sorridente del cantante aiuta a mettere in pratica il concetto di punta. Facciamo un esempio, è meglio fare esempi così si capisce sempre meglio di cosa si parla. A un suo convegno Fussi ha fatto questo esempio, ha fatto l'esempio di un insegnante che deve farsi sentire da una classe piena di ragazzini urlanti. Tutti quanti pensiamo che per essere più efficaci, alzare il volume della nostra voce, quindi essere meglio udibili, si debba fare questo. Ehi! E invece no, perché dove c'è compressione, dove c'è sforzo, dove c'è l'attivazione e la rigidità e l'irrigidimento e l'attivazione forte delle muscolature addominali, non c'è mai il miglior risultato. Il miglior risultato c'è quando noi cerchiamo di fare proprio questo, quello di cui abbiamo parlato, aggiungere alla voce frequenze medie e frequenze acute. Le frequenze medie e le frequenze acute quindi si trovano un po' più in alto, quando noi ripercuotiamo, come diceva il libro, andiamo a cercare di collocare il suono nel palato duro e questo poi procederà e andrà a prendere risonanze del setto nasale, delle ossa zigomatiche e delle ossa della fronte, quindi si addizionerà la vostra voce di frequenze medie e acute risultando molto più risonante. Adesso io vi faccio un esempio, quello che faceva Fussi, manderò in distorsione, quindi abbassate un pochino, perché se io devo farmi sentire da una classe io non farò ehi, io farò ehi! Ok, questa è fatta così, io ho appena fatto questa cosa, quindi ho attivato gli zigomi, ho sganciato la mandibola, ho spalancato, ho creato una cavità per avere anche più armonici delle basse, già che c'ero, ho ottenuto quella che in lirica si chiama punta. L'unica differenza, e la cosa importante da dire, è che nella lirica gli zigomi non si usano. Quindi quando voi sentite il termine punta, solitamente punta è un termine lirico. Nella lirica cercheranno questo risultato in altra maniera, sicuramente non alzeranno gli zigomi perché nella lirica gli insegnanti di canto lirico dicono ai propri allievi giù con gli zigomi, si lavora, la laringe bassa e se noi sorridiamo la laringe si alza, quindi nella lirica cercheranno lo stesso risultato in altro modo, invece nel canto moderno il cantante utilizza gli zigomi per proiettare un po' più su il suono, in questa zona di cui abbiamo parlato nel registro di testa o come dice il voicecraft nel cry, per essere meglio udibile, per arricchire la propria voce di frequenze medie e frequenze acute. Questo è il concetto di punta maschera e le differenze tra il canto lirico e il canto moderno.